Buongiorno alle mie principesse e ai miei principi. Allora, come state stamattina? Questa è stata la settimana in cui abbiamo battuto forte perché questa ispirazione mi è venuta e significa che era necessario. Mi state mandando tantissime mail di conferma, di supporto. Ragazze mie, io vi amo. Grazie, 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 grazie. Siamo una famiglia meravigliosa, una comunità straordinaria che si sta proprio tenendo la mano, le viscere, cioè tutte insieme verso il grande risveglio, il grande salto, che poi alla fine si tratta di avere il coraggio di oltrepassare i limiti della aspetta, di oltrepassare i limiti della razio, eccola, di oltrepassare, ti metto qua, di oltrepassare i limiti della razio e di emergere come natura vera e autentica. E come vi ho detto anche nel reel sia su Instagram che qui su YouTube, il karma ha a che fare con l'amore. Il karma non è tanto gli eventi in sé, ma come tu ti relazioni all'evento. E man mano che tu ti relazioni in modo con abbraccio, con inclusione, tu inizi a fermare i venti nefasti. E quindi è questa la strategia del mago, cioè tu abbracci l'evento. Perché ti capitano sempre le stesse cose? Perché non li hai mai abbracciati, non li hai inclusi. Quindi tu iniziando a includere, benedire, includere, sì, io includo adesso, sai che pian piano tu li fermi questi eventi e inizi a sentirti nella libertà, nell'amore. E quando sei nell'amore, nella libertà, puoi creare tutto, inizi a creare proprio col tuo sposo divino, hai energia, hai intuizioni, hai abbondanza, l'abbondanza spirituale, abbondanza di natura, di salute, di tutto. Dobbiamo dire sì però, includere, abbracciare con amore, quindi non è tanto l'evento in sé, ma la relazione, perché tutto è relazione, che hai con quell'evento. E qua ci stiamo educando a farlo, lo state iniziando a fare ed è meraviglioso, no? Quindi stiamo lavorando tanto in queste settimane, in questi giorni. Le avete fatte le meditazioni, ragazze mie, ragazzi miei? Ok, le trovate nelle playlist meditazioni guidate. Lo dico per le ragazze nuove, sono meditazioni piccolissime, piccolissime, da fare più volte al giorno, perché serve l'attenzione cosciente più volte al giorno. È un lavoro di amore, dedizione, disciplina all'amore per condurci verso la libertà. La libertà da cosa? Da questo. La libertà da lei, che lei è la razionalità e ignoranza fondamentalmente, quello è il senso. È la conoscenza che ci rende liberi dall'ignoranza, che è la mente razionale. La mente razionale non può conoscere. La conoscenza è intuitiva, la vera conoscenza è quella del cuore. Invece le certezze che abbiamo hanno a che fare con la mente razionale, che si impone sulle certezze che abbiamo, occludendo la vastità delle infinite possibilità. Quindi, detto questo, ragazzi miei, ragazzi, state studiando, lo so, la legge dello specchio, il podcast che abbiamo pubblicato sugli inarrivabili e gli inaccettabili. E oggi voglio mettere una carta archetipica e poi facciamo due varianti per la giornata di oggi, d'accordo? Se la guardate di sera questa stesura, fate a mente per il giorno dopo, o può esservi già accaduto quello che andiamo a vedere, ok? Allora, abbiamo le due varianti qua con l'arcobaleno e l'unicorno. Voglio mettere adesso una carta di queste, come abbiamo fatto nelle altre stesure giornaliere. Voglio mettere il regno. Già rido quando caccio questo regno. Perché dobbiamo avere leggerezza. Perseo prende i sandali alati nel regno octonio, sotterraneo. Ok, regno gregorico, regno delle ombre, apprendista mago, regno della chiara luce, l'adempimento. E ci mettiamo pure il regno degli gli angelion, che sono attitudini, qualità. Poi vi sto facendo tutti gli altri segni zodiacali, ragazzi e miei ragazzi, e vi consiglio di salvare il video del vostro segno zodiacale, l'ascendente,
per avere il monito del lavoro di consapevolezza che andrete a fare in questo mese di agosto 2024. Quindi pubblicherò, li sto terminando, quindi anche domenica, sabato, lunedì, martedì, vediamo, li pubblicherò piano piano, perché come avete visto sono circa 40 minuti a video, quindi comunque è un lavoro importante, perché ci tengo a vedere proprio, a farvi fare un buon lavoro di consapevolezza. Ok, allora vediamo vediamo quale carta esce e poi la applichiamo entrambe. Allora, per questa giornata, eccola, è uscita. Apprendista mago, regno delle ombre. Nell'apprendista mago, allora vediamo un po'. Quando esce questa carta abbiamo avuto il regno della chiara luce, no? Ieri. Allora, che vuol dire? Che tu hai adempiuto a determinati aspetti del karma e adesso hai il potere per adempierne a degli altri, a includere degli altri aspetti. Rispetto a quegli altri aspetti, con la forza che hai avuto nei giorni precedenti, grazie a quell'escalation che hai fatto, adesso in un altro aspetto siamo nel regno intermedio. Cerco di spiegarmi meglio. Ha incluso determinate cose. Adesso questa giornata con il regno delle ombre presuppone delle altre cose che sono in sospeso ancora. Ecco, questa cosa è in sospeso. Andiamo a vedere di che si tratta. Vediamo. Vediamo. Ah, la porta di Ecate. Questa carta, ragazze mie, è l'ultima di questa fase. L'11, la porta di Ecate. Ecate è la triplice dea, no? Dice: tu sei la via, la verità e la vita. Questa carta ha in sé un insegnamento fondamentale, che è quello della grande consapevolezza che hai acquisito rispetto agli eventi, rispetto al karma, rispetto al tuo destino, rispetto alla missione della tua anima. È il compimento dell'apprendista mago, che va per essere poi mago, va bene? Allora, Ecate chi è? La triplice dea Ecate, è la dea del confine, è giovane, adulta e anziana. Quindi queste tre facce del femminile sono dentro di te. Che cosa vuol dire? Che noi stiamo facendo riemergere i veri valori di Madre Terra, i veri valori della natura, i veri valori del femminile, che sono stati usurpati da una mentalità patricentrica e da una mentalità iperrazionale. Questa carta ti dice che grazie a questa consapevolezza del fatto che tu sei scesa o sceso nelle tue profondità, stai accogliendo gli eventi come enti, entità, spiriti, non stai facendo resistenza al karma, adesso stai per passare a un'altra dimensione. Questa dimensione è la dimensione del mago. Qua siamo nella chiusura, nella fine dell'apprendista mago per andare nel mago. Che cosa comporta questo? Come vi ho spiegato nel video Fiamme Gemelle, Anime Gemelle, il mago è colui che è morto e rinato. Il nato due volte, come diceva anche il Maestro Gesù, dovete nascere due volte. La seconda volta è quella vera. Che cosa vuol dire nascere e morire? Morire, nascere due volte. Significa morire alla realtà divisa e separata e rinascere alla realtà unica, cioè che tutto è dentro di te. Ecco, sei in questa consapevolezza qui. Va bene? Ok. Adesso, tenendo fede a mente questo, la mettiamo sotto la ratio. La mettiamo qua sotto. Allora, vi chiedo, ragazze mie, ragazzi, di scegliere una o tutte e due le varianti, va bene? Andiamo a vedere che cosa ci dicono e come adempiere a questo. L'arcobaleno o l'unicorno o ambedue. E partiamo dall'arcobaleno. Allora, vediamo per te in questa giornata che cosa si prospetta. Ci mettiamo una carta delle fate, anzi no, le voglio mettere dopo le fate. L'archetipo voglio mettere.
qual è l'archetipo di questa giornata con il quale avremo a che fare. Quindi l'archetipo, si dice archetipo nella psicologia, si dice mito nella, quando si parla di divinità greche, di divinità anche di altri luoghi, no? Ci sono i miti e gli archetipi. Il mito è il modo di dire, l'approccio più moderno della psicologia. Il mito è il modo antico di dire la stessa cosa. Sono i modelli originari da cui tutto è partito. Vediamo qual è l'archetipo di oggi. L'ingegnere. Ingegno, quindi, ingegno, capacità, le tue capacità. Al di là dell'ingegnere, puoi essere un ingegnere, che tu sia uomo o donna, e al di là dell'ingegnere, come simbolo, l'ingegnere chi è? Guarda, è la capacità di esprimere l'energia creativa in una forma pratica, talento per disegnare soluzioni a dilemmi comuni. Allora, questa è la giornata, che ti ho detto qua? Che hai in te le capacità del nuovo mago, la seconda nascita. Allora tu in questa giornata avrai la capacità di praticare il tuo ingegno. Ingegno, la tua mente lavora a contatto con la mente creativa in questa giornata, non con la razio. La razio ti serve a servizio della mente creativa, intuitiva. Allora questa è la giornata in cui tu esprimerai energia creativa in forma pratica, dando soluzioni ai problemi comuni, non solo ai tuoi. Non solo tu ti relazionerai ai dilemmi comuni, ai tuoi problemi comuni, ai tuoi problemi quotidiani con ingegno, con creatività, come ci insegna tutto il lavoro di consapevolezza che facciamo. E quindi non ti approccerai alle circostanze quotidiane da un punto di vista limitato della razionalità, ma con un punto di vista creativo e quindi nuovo, innovativo. E non solo, anche rispetto a dei problemi e dei dilemmi comuni di altre persone. Tu farai pratica con la tua parte creativa. Ok, bellissima energia, eh? Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Eventi principali di questa giornata. Per l'arcobaleno. Cosa abbiamo per te in questa giornata? Il carro. Il 2 di denari. Il matto. Si mettono in equilibrio più situazioni. C'è una nuova tappa in questa giornata per te dove tu troverai idee creative, dove avrai idee creative per mettere in equilibrio più situazioni, come lasciandoti ispirare, come ci insegna il matto, dall'istinto. Quindi c'è anche è possibile che ci siano viaggi e spostamenti, o tu stai programmi un viaggio che stavi lasciando in sospeso, ti lasci guidare dall'istinto, magari c'era una procrastinazione mentale su faccio il viaggio, non faccio il viaggio, no, lo faccio il viaggio perché mi devo ispirare. Questo è anche possibile. Fatto sta che oggi ci sarà una nuova tappa con il matto per te che ha a che fare con un voler andare avanti, il carro, nel mettere più cose in equilibrio. Ti vedo anche avere a che fare a livello lavorativo con diverse cose, magari dice come faccio questa cosa e come faccio quest'altra. Ti verrai istintivamente a livello creativo e ti vedo molto felice delle idee che ti verranno per fare più cose contemporaneamente. D'accordo? Vedi qua c'è l'eremita che riflette e poi alla fine agisce distinto. Vediamo due altre. Il 6 di denari e la regina di bastoni. Guarda, ti vedo felicissima oggi per mettere più cose contemporaneamente in equilibrio. Vedo anche che ci sono delle entrate sul lavoro che ti faranno felice, una nuova tappa e nuove entrate sul lavoro, oppure se c'erano circostanze, ti vedo molto indaffarato o indaffarato oggi e troverai cose creative da fare per sistemare più cose che in passato con la mente razionale non si poteva fare perché è limitata a ciò che è conosciuto, a ciò che già
a ciò che è già conosciuto, no? E quindi si limita alla vecchia conoscenza. Invece qua ti vedo avere molte soddisfazioni sul piano lavorativo, perché saprai andare incontro agli altri anche con idee creative, o sul profilo, anche se siete in pensione per esempio, vedo che siete indaffarate e farete cose creative che vi daranno gioia. Magari ci stavate pensando su da un po' che faccio, che non faccio, in questo senso. Vedo che agirete distinto con la vostra creatività, e tutte le circostanze che avete da fare oggi saranno fruttuose e felici. Questo mi stanno dicendo, bellissimo. Qua c'è un 5 di denari, è possibile che abbiate avuto un momento di perdita, un momento di mancanza di forza, di energia, però vedo che in questa giornata, grazie a questa consapevolezza qui, voi fate le cose e vi arrivano anche dei premi dall'esterno, risultati. Mi parlano soprattutto di lavoro qua, Magari organizzate anche un viaggio, organizzate anche dei viaggi, li potete fare, dite, questi viaggi o questo viaggio, e organizzate le cose in modo tale da poter fare questo viaggio anche sul piano lavorativo. Cioè, tipo, magari non so come organizzarmi a livello lavorativo per fare questo viaggio, mi organizzo, vado, parto, oggi prendete questa decisione. Questo è. Vediamo la carta positiva per te oggi. Il giudizio mi parla di telefonate, mi parla anche di una chiamata, di qualcuno che anche arriva da te per un viaggio di lavoro, viene da te. Mi stanno dicendo che c'è una cosa all'improvviso che arriva che ti fa felice. Oltre a questo, il giudizio mi parla di una tua rinascita da quella condizione di 5 di denari che avevamo visto prima. Una rinascita, cioè una presa di coscienza del tuo valore, del tuo potere, e fare più cose contemporaneamente, ti sentirai piena di energia. Va bene? Vedi il mago, piena di energia, anche una chiamata di lavoro. Ok. Quale può essere la carta negativa oggi? 7 di spade. Ti devi fidare delle tue capacità, Guarda, 5 di denari di nuovo. Ti devi fidare delle tue capacità. Ti devi fidare delle tue capacità, perché 7 di spade mi parla un po' di mancanza di fiducia, no? Ti devi fidare delle tue capacità intuitive, non delle capacità razionali, va bene? Perché la razionalità non ha capacità, la razionalità è un automatismo. Ti devi fidare di più delle tue capacità intuitive. Fammene mettere un altro 7 di spade. Guarda il mago, prima è uscito il mago qua sotto. Fidati della tua capacità intuitiva, della magia che vive in te. Non farti sabotare dalla mente, mi raccomando, sei nell'apprendista mago, e qua mi è uscito il mago al blocco, però prima ce l'avevamo al fondo mazzo qua. Quindi stiamo, come ti ho detto, anche qui, come vedi le carte parlano, si legano, no? Siamo nella fase finale dell'apprendista mago, stai per diventare mago, quindi fiducia. Non farti sgamare dalla mente, fiducia, va bene? Ok, vediamo cos'altro ti dicono. Queste altre carte voglio mettere oggi degli angeli. Prima di mettere questo sono curiosa di una cosa. Sul matto, che energia porta il matto? Il 6 di spade, vedo viaggi, vedo spostamenti, vedo uscire fuori dai dilemmi mentali. Viaggi, spostamenti, vado, prendo, faccio, guarda la ruota, un cambio, sì, chiaro. Perché sei così contenta? Sei denari, regina di bastoni, anche se sei uomo, Il diavolo, perché ottieni quello a cui stai ambendo. Ottieni risultati a quello a cui stai ambendo. Può trattarsi di una chiamata in ambito lavorativo, devi credere, mi raccomando, alle tue capacità, Mi può parlare di un altro posto di lavoro, o c'erano in dubbio 2 posti di lavoro. Vedo che qua per istinto vai dove ti porta l'intuizione, e vinci, mi spiego? Ok. Il 7 di denari qua hai atteso anche. Abbi fede, se ci sono dei risultati adesso e non sono proprio quelli che vuoi tu, va bene, quelli grossi che vuoi tu, abbi fede, ti stanno dicendo, perché già ci sono i risultati. Ok. Vediamo che cosa ci dicono queste altre. Una carta. Nel prossimo futuro, e infatti nel prossimo futuro, quindi abbi fede, qua si apre una nuova tappa per te rispetto ai dubbi, grazie al tuo potere personale. Allora tu avrai un risveglio spirituale, idee creative, ingegnose. Ci sono delle cose che arrivano oggi che ti fanno felice. Per le altre cose, mi raccomando, non farti autosabotare dalla mentale, dalla razio. Abbi fede nella magia che è in te, nel prossimo futuro si manifesteranno. Ok?
Mettiamoci un'altra carta delle fate, oggi per te. Il potere dei fiori. I fiori hanno a che fare con la bellezza. Allora, i fiori hanno a che fare con la natura, con Madre Terra, il potere dei fiori. Qua dice trascorri il tempo con i fiori e le loro essenze per aumentare il tuo potere di guarigione. Questa carta, i fiori, sono proprio l'emblema della bellezza e della natura. In natura tutto si dà, tutto si offre. Un fiore nasce, nascono piantine, nascono alberi, si dà costantemente la natura. E i fiori è il simbolo proprio della bellezza. La bellezza è un darsi continuo in natura. Un fiore finto e imperituro non è bello. Perché? Perché il fiore vero è una bellezza evanescente. Se non fosse evanescente, non sarebbe così bello. Allora ti dicono, tutto è evanescente, tutto è illusione, appare, scompare, appare, scompare. Tu ti devi affidare alla bellezza della vita così per come accade in questa giornata, perché c'è una bellezza insita anche laddove non la vedi. Va bene? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, detto questo vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, passo alla seconda variante, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la variante dell'unicorno o anche la variante dell'unicorno, la mettiamo qua e vediamo gli eventi salienti di oggi, ok? O lei, stavo dicendo, o lei. Allora, vediamo un po' cosa accadrà oggi, come conformarci alla nostra missione di vita, cosa accadrà oggi. Con cosa abbiamo a che fare oggi? Vediamo un po'. Vediamo. Regina di spade. 10 di coppe. 6 di coppe. Io ti vedo in questa giornata molto felice rispetto a un recente passato. Io qua vedo Regina di Spade, mi parla della tua, anche se sei uomo, della tua chiarezza mentale, dell'aver lavorato su di te, dell'essere stata a volte, no, magari ferita, aver elaborato le emozioni. E qua abbiamo una bellissima condivisione oggi. Io credo con la famiglia e con i figli, o con i figli. Però può essere anche con una persona di interesse. Abbiamo il 10 di coppe che mi parla di condivisione, condivisione familiare, condivisione d'amore, tutte le coppe piene, e il 6 di coppe che mi parla di una bellissima energia d'amore che arriva a te oggi rispetto a un'energia un po' più di freddezza che c'è stata nelle ultime ore, negli ultimi giorni. Mi parla di riconnessione, d'amore, di condivisione, è una bellissima energia questa. Regina di denari, mi parla di una situazione, se eri arrabbiata un po' negli ultimi giorni o eri un po' così, qua mi parla di una riconnessione con una bellissima energia e vedo che con la regina di denari va tutto bene, tutto tranquillo. Vediamo un po', due altre. Sì, c'è la stella. E la regina di coppe, ti vedo felicissima oggi. Se avevi avuto un po' di tensione in famiglia o tensione con qualcuno o eri un po' irrigidita o irrigidito su alcune questioni, regina di spade, la stella mi parla della sanazione di queste dinamiche, della realizzazione della sanazione di queste dinamiche familiari oppure tra amici oppure tra persone che tu reputi amicizie familiari, scusami, persone amiche che reputi famiglia. E la regina di coppe con il 6 di coppe qua mi dice che praticamente qua tu fluisci oggi rispetto a una situazione di tensione. Mi parla del fluire nuovamente alle tue emozioni positive, alle emozioni, non esistono emozioni positive o negative. Mi dicono che
hai lavorato bene sulle tue emozioni che la tua mente razionale ha giudicato negative e qua fluisci nelle emozioni positive. Ecco, abbiamo questi termini per intenderci. Qua c'è un 5 di bastoni, mi parla di un litigio che ci può essere stato con delle persone in famiglia, con delle persone di tuo interesse a livello emozionale e si risolvono oggi. Si risolvono oggi. C'è anche una persona che arriva a te, può essere una donna o un familiare o una persona che reputi importante. Sì, può essere anche un uomo con energia femminile che riconnette con te da un punto di vista emozionale. Quindi è una bellissima energia, è proprio l'adempimento dell'apprendista mago. Vediamo carta positiva per te oggi. Il diavolo, carta positiva. Il diavolo al positivo mi dice che tu metterai anche dei sani confini con gli altri, avendo molto amor proprio. Un po' di egoismo, però allo stato, guarda, qua c'è la giustizia, è come se tu mettessi sani confini con gli altri e non ti facessi più sopraffare dagli eventi o dalle persone, che sappiamo sono maschere del divino, no? È come un sano egoismo, un amor proprio, il diavolo al positivo. E ottieni, se hai avuto discussioni con delle persone, tu parlando chiaro con queste persone sanerai delle dinamiche inerenti a questi disturbi di mancanza di intendimento, questo mi stanno dicendo, e fluirai di nuovo le tue emozioni. Sì. Vediamo carta in negativo. Il cavaliere di coppe, probabilmente l'amore inteso, non c'era avanzamento d'amore, non c'erano, probabilmente stavi aspettando un avanzamento d'amore oppure stavi aspettando di elaborare un tutto a livello emozionale e lasciarti nuovamente fluire all'amore, come se non, con la regina di spade qua, anche se sei uomo, ripeto, avessi avuto un po' di limiti nel fluire nuovamente all'amore, no? Perché stavi sicuramente elaborando il karma. Il diavolo qua possiamo dirlo anche, tradurlo anche come il karma al positivo. E cosa vuol dire il karma al positivo? Quello che vi ho detto nell'intro di questo video, anche nel brevissimo video che ho messo su Instagram e anche qui su YouTube, è che stai accogliendo gli eventi in qualità di enti, spiriti, e quindi il karma al positivo. Il karma al positivo significa accogliere gli eventi e fermare eventi del karma nefasto, diciamolo così. Quindi avevi percepito mancanza di amore, di avanzamento d'amore perché tu stavi un po' più rigido rispetto agli eventi, ma hai elaborato il tutto e questa è la giornata in cui tu fluirai alle tue emozioni, parlando con gli eventi, includendo gli eventi. E questo cosa manifesta all'esterno per molti di voi? Anche una persona che ti dà amore, perché il karma è il tuo positivo, per alcuni di voi, manifestate anche all'esterno, altrimenti si realizza sul piano energetico il tuo comprendere gli eventi e lasciarti fluire e stare nella felicità. Tant'è che qua vedo persone, amici o parenti che contribuiscono a questo tuo stato emozionale. Puoi vedere anche delle persone che non vedevi da tempo, per esempio questo è un altro tipo di lettura per alcuni di voi, alcune persone a te familiari che non vedevi da tempo, c'è una riconnessione bellissima che ti alzano sul morale. Invece rispetto magari a una persona di interesse può esserci ancora un po' di freno, però qua hai il supporto di persone che ti supportano a livello energetico. Ok, vediamo un po' di cosa mi parla questa, la stella, la regina di coppe. Sì, c'è un paggio di coppe. Allora, per alcuni di voi eravate adirate con i figli o c'era un problema con i figli, si risolve. E per altre invece io vedo che rispetto a una persona di interesse, questa persona di interesse ti ricontatta, va bene, oggi, mi dicono qua, oggi o nel giro delle 48 ore, insomma, mi dicono qua, per alcune di voi, perché siamo a migliaia, quindi io dico tutto ciò che vedo. Ti ricontatta una persona di tuo interesse per sanare eventuali dinamiche che sono accadute insieme. C'era infatti mancanza di apertura emozionale da parte di questa persona nei tuoi confronti. Che cosa succede? Che tu sanerai, metterai dei sani confini, cioè dirai quello che pensi. Dicendo quello che pensi, sentendo le tue emozioni, sentendo l'altro attraverso le tue emozioni, il karma è dalla tua parte. Sarai un po' più amor proprio, mi spiego? Vediamo questa persona per le ragazze e ragazzi che si manifesta questa persona qui, questo paggio di coppe. Questo paggio di coppe
con i miei oracoli lui lei. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui lei sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Vediamo qual è la chiarezza di questo paggio di coppe. Ho sempre voluto te, lo capisci? Questa è una persona che magari pensavi che non volesse te o pensavi che non ti considerasse come tu avresti voluto, e con un messaggio, con una proposta, con qualcosa ti fa capire che ha sempre voluto te. C'è anche una richiesta di scuse per alcune di voi. Mettiamone un'altra per capire ancora meglio. Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Per questa persona sei tutto ciò che ha sempre desiderato e ha sempre voluto te. Se eri un po' adirata per questo, io ti dico, con il diavolo qua al positivo è come se il karma al positivo tu includi le emozioni inerenti anche al fatto che questa persona ti ha dato da vivere, magari emozioni che la tua mente razionale giudica in negativo. Ok, va bene. E vediamo qua un attimo, siccome abbiamo visto che c'è questa persona per alcune di voi, per altre sono le circostanze che vi ho descritto. Sì, che stavo dicendo, sì. Prendo queste carte qui. No, mi stavo soffermando un attimo, stavo riflettendo su una cosa. Anche per le ragazze single, ragazze mie, ricevete un messaggio da qualcuno o un like sui social o da una persona, e questa cosa vi fa sognare. Per alcune, vediamo un po', sempre sull'amore, su questo paggio di coppe qui, mettiamolo qui, ok. Qual è la tua energia nell'amore? La tua energia nell'amore qual è? Re di denari, paggio di spade e il 9 di denari. Vedo una persona molto concentrata sull'aspetto lavorativo, un poco più... puoi essere tu o la tua persona di interesse. Vedo una situazione di stare un po' sulla difensiva, o comunque sia c'è una situazione, una persona che lavora fuori, una persona che osserva. Puoi essere tu o questa persona. Io credo che per molti di voi siete voi concentrate sul vostro benessere personale o l'aspetto lavorativo. Vedo una situazione un po' più di distacco dalla parte emozionale qui. Credo che sia tu. Vediamo un po' qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti. 3 di bastoni, la papessa, ok, la regina di coppe. Allora, qua mi stanno dicendo che questa persona può essere che sta riflettendo, ti osserva molto e sta riflettendo. E con la regina di coppe qua mi parla di una persona che si sta prendendo anche i suoi tempi per vagliare quello che vuole comunicarti da un punto di vista emozionale, utilizzando le emozioni e le intuizioni. Può esserci, ripeto, una distanza tra di voi e ci può essere del silenzio, ci può essere una situazione un po' più fredda da un punto di vista emozionale, ma questa persona sta cercando di lasciarsi fluire le sue emozioni. 9 di spade, è molto preoccupata nei tuoi confronti. Vediamo quindi cosa succede oggi. 6 di coppe, guarda, 6 di coppe, 6 di coppe, te l'ho detto. 9 di spade però c'è al centro e il 5 di spade. Qua c'è una persona, c'è qualcuno preoccupato per una distanza tra di voi, o emozionale o fisica. Qua c'è una voglia di riconnettersi ed c'è una preoccupazione che dà un po' giramento di testa. 7 di spade, qualcuno scappa da una comunicazione, non so se sei tu o questa persona. Che cosa viene dal 5 di spade? Il cavaliere di spade, ci sono comunicazioni oggi che riguardano questo mettere a posto le cose. 4 di bastoni per un incontro. Io credo che ci sia comunicazione oggi e poi l'incontro, però per ognuno è diverso. Diamo energia positiva per te nell'amore. Infatti c'è la proposta per un incontro, paggio di denari. Energia negativa, il 7 di coppe. Puoi essere un po' confusa o un po' distratta da altre cose, tu o questa persona. Se dare la possibilità a questa persona o meno, vedi 2 di coppe. O c'è una persona a cui l'energia di qualcuno è un po' più distratto da altre cose riguardanti il lavoro o altre responsabilità. O tu puoi essere indecisa se dare o meno questa opportunità a questa persona, però vedo una proposta in questa giornata.
ok? Quindi, ragazze mie, ragazzi, questo è quanto per oggi. Io ci metto un'altra carta di queste. Mi raccomando, per questa indecisione fate la pratica, la meditazione che vi ho messo nella playlist meditazioni guidate, la prima, quella delle 4 porte, per avere le idee chiare, va bene? Vediamo cosa ti dicono gli angeli. Continua così, stai andando bene. Stai andando bene, tutto quello che stai facendo, il lavoro su di te, continua così, stai andando bene. La situazione migliorerà, vedi? Quindi consapevolezza, centratura e continua così. D'accordo, ragazze mie e ragazzi, detto questo, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!